Per rimuovere lo sportello posteriore è necessario svitare questa vite. Dunque procedo appunto a svitare questa vite. Un altro elemento, tutte le viti di questa box sono state a loro volta lavorate anch'esse, perché le dimensioni della box sono inusuali e pertanto le viti standard non vanno bene. Dunque ciascuna vite poi è stata a sua volta lavorata e adattata alla box stessa. Andiamo a vedere l'interno dove vi è il cablaggio. La cosa che immediatamente possiamo percepire qui è che anche qui sostanzialmente non c'è nulla che non sia pulito, è tutto pulito, non ci sono saldature, non ci sono colle, i cavi sono ordinati, hanno la loro sede dove corrono e anche le lavorazioni all'interno sono pulite. Ora focalizziamo la nostra attenzione sul canale. Vedete queste 4 graffette servono a tenere fermi i fili. Voglio farvi notare una cosa. Qui potete notare che c'è una lavorazione. Questa lavorazione consente di rendere più facile la rimozione di queste graffette. Sostanzialmente io le sposto e le posso togliere. Queste graffette qui, cerco di farvele vedere, sono anch'esse costruite a macchine appositamente per la box e non possono essere comprate perché, ripeto, la progettazione ha richiesto questo tipo di oggetto e questo oggetto è stato costruito. A questo punto procedo a rimuovere tutte e 4 le graffette in modo tale da poter vedere come i fili sostanzialmente scorrono lungo la loro canalina. È tutta un'operazione decisamente semplice. Ok, adesso ho rimosso i 4 fili, le 4 graffette. A questo punto i fili sono liberi. Quello che possiamo immediatamente notare è che non vi è anche qui nessuna saldatura, i fili sono ancorati con viti. Qui c'è una brugola che ancora il filo che porta alla vaschetta. Qui troviamo uno spinotto. Questo spinotto qui, anche lui rimovibile, come possiamo vedere, anche lui con lui dorato, proprio per migliorare la conduttività, stacca di fatto il circuito e dà la possibilità di sfilare poi il circuito dalla box stessa, cosa che vedremo poi successivamente. Per aprire lo sportello basterà svitare queste 4 viti. Adesso procedo a farlo. Bene, abbiamo tolto lo sportellino di carbonio che protegge il circuito. Anche qui voglio farvi apprezzare le lavorazioni. Anche qui è stato scavato a misura secondo diciamo la linea e il profilo del circuito. Abbiamo tolto le 4 viti. Questi qua in particolare li vedete, sono i pulsantini per la variazione come si chiama del voltaggio. Sono stati fatti a macchina. E adesso vediamo il circuito. A questo punto, una volta che adesso vediamo il circuito, questo, come dicevo, è un DNA 30, ma si può già immaginare di poter alloggiare il DNA 40 perché sostanzialmente è stata progettata anche per questa possibilità. Ripeto, la scelta nasce del DNA 30 per una scelta di prudenza, non avendo il DNA 40 ancora quelle garanzie minime per poter essere alloggiato su una box che ha la pretesa di durare nel tempo. Ora basterà semplicemente svitare queste microviti che vedete qua. Adesso cerco di inquadrarvele in modo tale che possa, eccole qua, 1, 2, 3, 4 e 5. Svitate queste viti, il circuito si sfila. Un'altra scelta che è stata fatta è stata quella di non coprire lo sportellino qui, il display, proprio perché
questo avrebbe creato dei problemi nello sfilare il circuito. A questo punto io sfilo il circuito dopo che ho svitato questa burgolina qui, adesso ve la faccio vedere meglio, ok? E a questo punto il circuito si svita. Ci sono 3 saldature all'interno del circuito e lui torna, può essere tranquillamente smontato. Bene, ora parliamo degli aspetti di funzionamento della box. Allora, e nello specifico parleremo della vaschetta e del tasto. Ora partiamo dalla vaschetta. La vaschetta è stata progettata per consentire il funzionamento della box sia attraverso il sistema del bottom feeder e sia attraverso il sistema normale con qualsiasi atomizzatore con attacco 510. Vediamo il sistema bottom feeder. All'interno della vaschetta ci sono 3 o-ring che garantiscono la massima tenuta del liquido, dunque non abbiamo nessuna perdita di liquido. È talmente ermetico la parte idraulica che anche se io dovessi fare degli spunk molto aggressivi non ho nessuna dispersione di liquido. Altro elemento importante della vaschetta è il pin. Il pin è dorato ed si autoregola. Sostanzialmente non ho bisogno di avere chiavette o quant'altro per regolare il pin sulla base dell'attacco dell'atomizzatore. Io ho qui con me alcuni atomizzatori per il sistema bottom feeder, in questo caso un Cyclone. Lo vado a montare e sostanzialmente arrivo in battuta come si chiama della vaschetta e come possiamo vedere assolutamente aderisce perfettamente. Ora procedo a montare un origin da dripping sopra la box. Anche in questo caso vedete l'avvito tranquillamente, va in battuta senza nessun tipo di problema. La stessa cosa accadrà laddove dovessi montare un Kaifun o altri atomizzatori di questa serie. Ricordo che la box ha una larghezza di 22.5, dunque può tranquillamente alloggiare atomizzatori del 22 senza rovinare, diciamo, le linee estetiche. 2 cose ancora sulla vaschetta. Si è deciso di utilizzare una vaschetta ovviamente non del diametro 22 per rispettare gli aspetti del dettaglio e sollevata rispetto alla base della box. Vedo se riesco a farlo vedere. Questo evita evidentemente che con l'uso, l'avvitamento e lo svittamento degli atomizzatori si vada a rovinare, a logorare questa parte. Abbiamo visto ancora delle Anamods, delle Vapor Shark assolutamente rovinate in questa parte. Parliamo ora del tastino. Il tastino di starter è alloggiato in questa posizione. Questo rende assolutamente maneggevole e pratica la gestualità. Il tastino è garantito per 500.000 attivazioni, che sono sicuramente tante, ma ciò sarebbe totalmente inefficace se non fosse stata posta particolare attenzione a tutte le microsaldature e al vano dove esso è alloggiato. Tutte le box sono alloggiate con tastini che hanno una resistenza media alla pressione del dito. Tuttavia è possibile richiedere a parte un tastino che abbia che offra maggiore resistenza alla pressione del dito. Per esempio, per coloro che vogliono utilizzare la box avendo indossati dei guanti, non so, immagino dei motociclisti, degli sciatori. E questa operazione di sostituzione del tastino non è necessario che venga fatta dalla casa produttrice, ma la possiamo fare tranquillamente noi, proprio perché interamente tutta la box è smontabile, non ci sono colle, non ci sono saldature che possono in qualche modo impedire il comodo smontaggio e rimontaggio della box stessa.